This is another very interesting artifact. It had the hard chrome, but on the left side there is broken out the piece. And also if you look at the photo, very good, you can see the closed eye, the nose, the mouth, and the barb, and the long hair. And many of my friends, when they saw this photo first time, they said it looks like the Shroud of Turin. The Shroud of Turin. Possiamo notare questa pietra originariamente a forma di cuore, nonché su un lato si è spezzata, e si possono identificare le forme di un occhio chiuso, un naso, una barba, e alcuni suoi colleghi sostengono che somigli alla sindone. And all this and the next figurines, they are all also, they were found in Ecuador at the same place where the pieces before. And if you look at those pieces, they have nearly nothing to do with any existing South American culture. It looks more like they were brought from Asian countries. Vediamo ancora delle figurine di pietra che sono state ritrovate nello stesso sito in Ecuador come le tratte delle immagini che abbiamo visto in precedenza, e si nota chiaramente come non siano riconducibili a nessuna civiltà centroamericana, ma sembrino più simili a quelle provenienti da civiltà asiatiche. The next photo is done in Pumapunco in Bolivia, close to Tiahuanaco. And also when at that place the first Spanish conquistadors came, and they asked the Aymara people there if they built those monuments and if they did these fantastic big stones. The answer was no, these monuments and these stones were done by the giants at the time when the sun was not shining. Again here we have the connection to the existence of giants. Questo è un sito che si trova in Bolivia e ci sono dei documenti secondo i quali anche qui fortezze conquistadores arrivati sul posto chiesero agli indigeni se fossero stati loro a realizzare le costruzioni e quelle pietre così particolari, e anche in questo caso la risposta fu no, sono stati giganti al tempo in cui il sole non splendeva. Di nuovo un'altra connessione con quanto affermava prima del percorso. And if you look at this work, very fine work, very precise, done especially the big blocks in Pumapunco, the question is how could have this been done? Like the official archaeologists say, they are 2,000 years old. How could people do such great work around 2,000 years ago? For me, it is not a real answer possible. L'immagine che abbiamo visto prima mostra un manufatto con delle linee molto pulite, molto precise, e c'è da chiedersi come sia stato possibile realizzare una tale precisione 2000 anni fa. I show you two more very interesting pieces from Colombia. They are made out of ludite. Ludite is a very hard stone, nearly the same hardness like granite. And we did a material check in Vienna, and we asked the worldwide #1 expert on stone and precious stone work to do an analysis on these pieces. Questa immagine e la prossima sono dei manufatti realizzati su un tipo di pietra che si chiama, forse in italiano lidite, chiedo scusa non sono mai tecnico, è stata sottoposta ad analisi da uno dei maggiori esperti di pietre e pietre preziose del mondo. One is the so-called genetical disc. It's about this size and encarved in both sides, but on the 11 o'clock on this photo you can see human egg with spermia inside and without spermia, and on the second, on the right side,
of the one with the eggs, you can see spermias. But as this piece was found in outside Bogota in Colombia and has nothing to do with any pre-Columbian culture, this and the other pieces should be older than 6,000 years, because the oldest acknowledged culture is the Valdivia culture, and that's around 6,000 years old. And then is the question, how could people see 6,000 years ago human spermias and human egg with and without spermia inside, which is not so old, the electronic microscope technology. Possiamo vedere su questa ruota, all'altezza di dove sarebbero posizionate le ore 11, un ovulo fecondato e degli spermatozoi, così come sul lato dove sarebbero posizionate le due se fosse un orologio. So we did the material check, and the expert on stone and precious stonework, he told me, I cannot tell you who made this, I cannot tell you how did they do that, and I cannot tell you how old is this disc, but the only thing I can tell you is that we are not able to do these objects from the same material in our days. So the big question is, who made those artifacts? La prima domanda riguarda il fatto come è stato possibile su un manufatto che non corrisponde a nessuna civiltà centroamericana, se non a una databile intorno a 6.000 anni fa, come è stato possibile ritrovare sul manufatto datato 6.000 anni fa qualcosa che soltanto in tempi recenti tramite il microscopio elettronico si è riusciti a vedere. E la seconda domanda, in seguito all'analisi dell'esperto in pietre, viene spontanea perché lui ha affermato che non è in grado di dire chi abbia realizzato quella pietra, non è in grado di dire come sia stata realizzata. L'unica cosa che è in grado di dire per certo è che è impossibile ai giorni nostri realizzare un'incisione del genere, perché qualunque apparecchio all'attrezzo, per quanto raffinato, qualunque minima vibrazione manderebbe in frantumi quel tipo di pietra. I know that the time was running too fast, and as I said before, I hope it gives me a chance to come again to this wonderful place and to your wonderful island. Thank you very much. Prima di una serie di occasioni che mi riportino in questa terra bellissima. And the last photo, maybe it's also a good photo for ending such a wonderful conference, are the three thinkers. You have in the center Rodin, you have on the left side a thinker from Ecuador, which is about 2,000 years old, and you have in the right side a thinker who is 2,600 years old, and I think that should leave you with your own thinking about what you heard these 2 days, and hopefully we see each other again, and hopefully the truth about the giants of Sardinia comes up. Thank you. Questa è una diapositiva con cui mi piace concludere questo convegno. Sono tre pensatori, quello al centro è il pensatore di Rodin, quello a sinistra sul fondo rosso è la statuina di un pensatore ritrovata in Ecuador ed risale a circa 2000 anni fa. Quella sulla destra, quella verdognola, risale a circa 2600 anni fa e mi piace l'idea di lasciarvi fino alla prossima volta in cui ci rivedremo con immagini di questi tre pensatori, che possa suscitare in ciascuno di voi dei pensieri sull'esistenza dei giganti. Magari la prossima volta potremo parlare in maniera più approfondita dei giganti che hanno vissuto in Sardegna. Grazie. Allora, adesso